Sempre oggi parlando con una paziente si rifletteva sull'importanza praticamente della funzione del fegato come vero filtro del sangue in una paziente in cui era stata fatta asportazione praticamente dell'utero e successiva praticamente poi comparsa per causa di fibromi e poi una successiva comparsa nel tempo praticamente di una cisti ovarica in prossimità dell'entrata in premenopausa. Quindi cosa vogliamo cercare di spiegare? Che dobbiamo, partendo da un concetto fondamentale, che il fegato è il vero sacco condominiale, il sacco dell'immondizia grande dove vengono versati tutti quanti l'immondizia che viene raccolta dalle piccole cellule praticamente del nostro organismo, e quindi lo ricordiamo che gli organi parenchimatosi come il tessuto adiposo sono in realtà il nostro sono dei veri e propri sacchi di immondizia che possono contenere all'interno delle cellule a livello citoplasmatico oppure dare vita a nuove formazioni come i fibromi per esempio o le cisti, praticamente questo accumulo di materiale tossico, diciamo così, che non può essere direttamente eliminato dal nostro organismo attraverso l'intestino e in particolar modo attraverso la bile, oppure eliminato attraverso la via renale, che sappiamo essere il vero filtro ai reni, non del sangue intero, di cui il vero filtro è il fegato. Quindi il fegato è il vero filtro del sangue inteso come un miscuglio di cellule e di proteine plasmatiche e siero. Invece il rene è il vero filtro del siero che separa le cellule proteine plasmatiche, fa filtrare il siero, poi lo concentra attraverso il sistema dei tubuli contorti, dei tubuli prossimali e distali dell'ANSDL, riesce a concentrare praticamente l'urina, riesce a produrre circa 1 millilitro al minuto praticamente di urina, pur facendo passare 175 millilitri di siero. Bene, questo cosa ci fa capire? Che se il grande sacco dell'immondizia, il sacco condominiale che è il fegato, che è il vero filtro del sangue, che porta via dal sangue praticamente tutte le tossine e poi o le elimina attraverso le bile o le coniuga o le glucurona eccetera eccetera, riesce comunque a complessarle, riesce comunque a trasformarle in qualcosa di eliminabile. Vedi il ciclo dell'urea che si attiva in funzione della transaminazione degli amminoacidi che vengono trasformati in alfa-iodoacidi e così via. Se il fegato, che è il vero sacco condominiale, che è il vero filtro del sangue, che filtra sia la parte solida che liquida, a differenza praticamente del reni che vanno a filtrare soltanto la parte liquida, quindi acqua e soluti, quindi elettroliti, e fa passare qualche molecola come i chetoni, come il glucosio eccetera, il fegato, se si intasa, questo chiederà aiuto ad altri organi parenchimatosi. Questi organi parenchimatosi in una donna, un bellissimo organo fatto di muscolatura liscia, bello spesso, è l'utero. Quando l'utero non svolge una funzione primaria quale quella del concepimento, facilmente l'utero può diventare il punto di raccolta di materiale tossico, un po' come accade per la prostata nell'uomo, come accade anche per la mammella della donna, che continua l'acido grasso sintasi, che sappiamo essere quell'enzima sovraespresso nel carcinoma duttale della mammella, continua a produrre grasso. Donne che aumenta di volume fuori da un concepimento o da un allattamento, le aumenta di volume il seno, quelle donne debbono porsi una domanda. Quindi se aumenta la taglia della vostra mammella dovete incominciare a riflettere. Ci potrebbe essere una eccessiva attività dell'acido grasso sintasi, quindi una maggiore esposizione al rischio di tumore della mammella. Sappiamo che i tumori della mammella sono più frequenti nelle donne obese. Bene, quando questo sacco condominiale, il fegato, si riempie,
può andare a accumulare a livello dell'utero, dando origine ai fibromi, e talvolta il ginecologo che ci visita non fa tutte queste considerazioni, vede la lesione anatomopatologica che è il fibroma e decide che per rimuovere l'anatomia patologica è necessaria l'exeresi, cioè l'asportazione dell'utero, e quindi molte volte le donne vengono isterectomizzate praticamente proprio con un motivo che a mio avviso poteva essere sorvolato. Noi abbiamo visto dei fibromi o uteri multifibromatosi praticamente che sono sono scomparsi i fibromi o ridotti a tal punto da non ritenersi più opportuno operare. Lo stesso è capitato, abbiamo un video che circola nel mio gruppo, mi pare di averlo messo anche su YouTube, in cui si parla dell'ipertrofia prostatica, un paziente che era prossimo a fare l'intervento, che gli è scomparsa l'ipertrofia prostatica con la dieta e con l'assunzione per esempio del cloruro di magnesio, che diventa importantissimo anche nelle donne, assumerlo regolarmente nelle donne che hanno dei fibromi. Se a questa donna, che praticamente noi non lo sappiamo ma c'è il fegato intasato, che non è una persona che ingrassa fisicamente e quindi ingrassa il fegato, questa persona casomai non si è mai controllata, non ha mai fatto la temperatura basale, non si è mai sottoposta ad analisi del sangue adeguate per controllare i trigliceridi, colesterolo, VLDL eccetera, questa persona gli viene asportato l'utero per fibromi. A distanza di tempo dall'asportazione dell'utero gli compare una cisti ovarica. La domanda quale potrebbe essere? La domanda potrebbe essere: ma questa cisti ovarica può essere la conseguenza della mancanza di quel piccolo sacchetto dell'immondizia che è l'utero, che sostiene la funzionalità epatica nella rimozione dal sangue, che è fondamentale rimuovere dal sangue le tossine, i rifiuti eccetera, e quindi praticamente quella cisti ovarica potrebbe dipendere più che da un diretto squilibrio ormonale legato ad attività estrogenica e progestinica in una donna che ha cicli mestruali regolari, che casomai non ha fatto il metodo della temperatura basale per capire se quei cicli sono ovulatori al 14° giorno e se la fase follicolinica estrogenica di 14 giorni e così anche la fase luteinica progestinica anch'essa di 14 giorni che segue l'ovulazione, punto. Comunque quella cisti ovarica potrebbe avere una genesi legata allo stesso motivo per cui si è intasato il fegato e si è intasato praticamente l'utero, e dopo l'asportazione dell'utero rilascio a voi la domanda: se qualcuno soffre di queste problematiche mi può contattare, ne parleremo, valuteremo con un esame ecografico praticamente quello che è il diametro praticamente di quella cisti ovarica, ci sottoporremo ad una dieta chetogenica ristretta, un digiuno proteico, e otterremo praticamente, una volta raggiunto un periodo ragionevole, facendo pulizia del fegato, controllando eventualmente candida intestinale eccetera, avendo ripulito il corpo, intestino, fegato, vediamo se quella cisti recede. Bene, se quella cisti recede, noi abbiamo trovato la soluzione dei nostri problemi. Punto primo. Quello che può essere d'aiuto, e non a caso ho inquadrato questi integratori, e facciamo un po' di pubblicità. La curcumina sappiamo essere praticamente, insieme alla piperina, praticamente un integratore alimentare che svolge un'importante funzione nello scioglimento dei grassi, in particolar modo svolge un'importante funzione colagoga e coleretica. Colagoga aumenta il volume della bile e coleretica rehaussa lo scorrimento, la fuoriuscita della bile, quindi prendere regolarmente 2 compresse di curcumina al giorno, una per ogni pasto principale, pranzo e cena, praticamente aiuta tantissimo praticamente quella che è la metabolizzazione dei grassi. Poi qualcuno potrebbe prenderne anche 3 compresse al giorno senza problemi. In più, quello che è importante affinché si svolgano tutte le funzioni praticamente enzimatiche in modo corretto all'interno dell'organismo e che non ci siano fenomeni carenziali, l'assunzione praticamente di vitamine e sali minerali essenziali, nonché un'integrazione di tutto il complesso vitaminico, e soprattutto praticamente, lo ricordiamo, oltre alla vitamina C che è fondamentale e i sali minerali come il magnesio e il potassio, quello che è importante in questo integratore è il contenuto in ferro e soprattutto la presenza di acido folico e vitamina B12 che aiutano praticamente al corpo a assumere il ferro che è fondamentale per aumentare i processi ossidativi e quindi il metabolismo del vostro organismo.
Spero di avervi dato delucidazioni e spero praticamente non vi dispiace anche questo piccolo spot pubblicitario che ho fatto, però insomma buona salute a tutti e massima attenzione. Prima di asportare un organo riflettete e casomai se avete voglia e tempo e fantasia consultatemi o fatemi chiamare dai vostri medici di riferimento. Grazie.